È possibile ottenere una qualità audio decente per il tuo podcast spendendo pochissimo? Secondo me sì, e in questo video te lo dimostro. Oggi facciamo un test, ovvero stiamo utilizzando la scheda audio Behringer UM2, che è una delle schede audio più economiche che esistono nel mercato, e in questo momento la stiamo testando col microfono Behringer XM8005, ma più tardi utilizzeremo anche il Neewer NV700. Quindi un microfono dinamico, un microfono a condensatore, stessa scheda audio. Questo per dimostrarti come è possibile anche spendere veramente 2 lire per ottenere un suono del tuo podcast degno di essere ascoltato. Quindi non c'è bisogno di spendere capitali, perché le persone ti ascolteranno con gli auricolari del telefono, con le casse del telefono o con le casse del portatile, e quindi non si accorgeranno della differenza. Per dimostrare tutto questo, iniziamo il test. Bene, iniziamo questo test. In questo momento stai ascoltando la mia voce che entra nel Behringer XM8005, poi va a finire dentro la Behringer UM2 che è qui accanto a me, per poi andare nel mio computer con Reaper che sta registrando in questo momento la traccia. Allora, il Behringer XM8005 non vorrei spenderci troppe parole perché l'ho recensito miliardi di volte sul mio canale. È un microfono super economico, è un microfono che costa a un prezzo veramente oscillabile, va dai 20 ai 25, ma a volte si è trovato anche a meno. Insomma, è un microfono che costa pochissimo, costa veramente 2 lire e stranamente suona veramente bene. È uno di quei pochi casi in cui il prezzo non rappresenta la qualità, cioè il prezzo è più basso rispetto alla qualità del microfono stesso. Diciamo, è uno dei pochissimi casi per cui ti consiglio vivamente di comprarlo, perché spendendo una piccola cifra hai un microfono che funziona benissimo e ce l'hai sempre lì come microfono d'emergenza. Allora, questo è un microfono dinamico, quindi non ha bisogno della 48 volt, è un microfono cardioide, che significa che prende soprattutto quello che arriva davanti e zero di quello che arriva dietro. In questo momento c'è la spugna dello Shure SM58 montata su, proprio perché questo microfono ha un problema con le plosive. Del resto non è il microfono perfetto, anche perché costa 2 lire, però, quindi vedi come stai vedendo in questo momento, il microfono è fuori asse, quindi è leggermente orientato sulla mia sinistra, circa 45 gradi, lontano dalla bocca, in modo che le plosive, le P e le B, non entrino forti dentro il microfono. Questo ma trovi sul mio canale anche dei video dove ti ho spiegato come posizionare il microfono per evitare che diciamo le P e le B si sentano troppo forti all'interno della registrazione. Questo per quanto riguarda il microfono. La scheda audio Behringer. Allora, una scheda audio super economica. È una scheda audio che però inevitabilmente, costando così poco, ha delle caratteristiche che, come puoi immaginare, non sono chissà quanto particolarmente interessanti. Cioè una scheda audio a 16 bit, quindi non a 24, e la frequenza di campionamento arriva a 48 kHz, quindi non arriva a 192. Ora, tradotto per te, non è tanto una questione di frequenza di campionamento a 48 kHz, perché tutto sommato quello non ti cambia la vita, ma il 16 bit contro il 24 bit, quello fa un po' la differenza. Fa un po' la differenza perché 16 bit non tanto a livello di qualità percepita, ma proprio di dinamica del suono e di gain che puoi avere. Quindi diciamo 16 bit, 48 kHz è proprio il minimo, e secondo me una scheda audio oggi, nel momento in cui stiamo registrando questo video, dovrebbe avere almeno 24 bit e 192 kHz, almeno. Questa scheda non lo ha, ma è un problema? Dimmelo tu. Io ti racconto pro e contro, però è fondamentale che tu ascolti quello che ti sto raccontando, perché io non voglio venderti questa scheda, questo microfono o quell'altro, voglio che tu ascolti e ti faccia la tua idea. Quindi io non seguo e non suggerisco canali nei quali le persone dicono comprati questo, comprati quest'altro, questo fa schifo, questo è buono. È soggettivo, dipende molto da miliardi di fattori, per cui la cosa che io ti consiglio è ascolta. Per questo fra un po' cambiamo microfono, perché voglio che tu ascolti questa scheda audio con questo microfono super economico, quindi un'accoppiata che forse costa, la scheda dovrebbe costare 35 euro, il microfono 25 euro, quindi veramente 2 lire. Stessa cosa per il Neewer NV700, un microfono a condensatore, forse uno dei più economici che trovi sul mercato, perché mi fa piacere raccontarti come, anche spendendo poco, puoi ottenere un suono, certo non di qualità eccelsa, ma che ti permette di realizzare il tuo podcast in maniera dignitosa. Ok, cambiamo microfono.
In questo momento, come puoi vedere, abbiamo cambiato microfono. C'è qui con noi il Neewer NV700, un microfono a condensatore super economico. Penso sia quello più economico in commercio. Questo microfono sta entrando dentro la UM2 della Behringer e ho dovuto ovviamente attivare la 48 volt. Perché? Perché questo è un microfono a condensatore, ok? Quindi necessita dell'alimentazione Phantom. Il gain della scheda non è più a ore 3 come per il Behringer XM8005, ma è a ore 12. Allora, il suono è completamente diverso, perché mentre il Behringer XM8005 ha un suono molto scuro, questo qui ha un suono molto chiaro. Questo te ne stai accorgendo perché stai usando le cuffie. Il senso di questo video però non è discutere dei microfoni e della qualità dei microfoni, ma delle accoppiate di microfoni. Cioè, la prima accoppiata, Behringer XM8005 con Behringer UM2, suona secondo me molto bene e con una cifra veramente bassa puoi iniziare a fare il tuo podcast in maniera decente. Stessa cosa qui, quest'altra combinazione, un microfono a condensatore Neewer NV700, sì, 700, che entra dentro, mi è venuto il dubbio perché la Neewer fa 7000, 700, 800, 8000, eccetera, quindi non so mai qual è, questo è il 700 però, c'è scritto. Quindi dicevo, l'accoppiata NV700 che entra dentro l'UM2, anche questo può essere di tutto rispetto e anche questo costa pochissimo. Quindi, perché ti ho fatto sentire un microfono dinamico e un microfono a condensatore? Perché ancora oggi ci sono tantissime persone che mi chiedono: mi conviene comprare un microfono dinamico o un microfono a condensatore? La mia risposta è sempre la stessa: in un ambiente non acusticamente trattato serve il microfono dinamico. Perché? Perché è più focalizzato sulla voce e rigetta maggiormente i rumori di fondo della stanza. Se invece è un ambiente acusticamente trattato, allora puoi anche andare col microfono a condensatore perché ha una rappresentazione un po' più ampia, quindi la voce viene fuori meglio. Quindi bisogna fare di necessità virtù, cioè in base all'ambiente nel quale stai registrando bisogna comprare lo strumento giusto, ok? Come provare ad andare a giocare a tennis con una mazza da baseball. È la stessa cosa. Se sai di dover andare a giocare a tennis, non puoi presentarti lì con una mazza da baseball, devi avere una racchetta. Questo esempio mi è venuto così al volo, ma mi piace, credo sia rappresentativo. Allora, che dirti? Sicuramente questo non è un microfono di qualità, così come tutto il resto, però mi interessa la tua opinione. Commenta questo video, fammi sapere se secondo te una delle due accoppiate, cioè microfono dinamico, scheda audio super economica, microfono a condensatore, scheda audio super economica, può essere secondo te un buon punto di partenza per iniziare a fare il podcast, perché come ti raccontavo all'inizio, non ci sono scuse. Non puoi non iniziare a fare un podcast soltanto perché pensi che sia troppo costoso. Quindi con questo video io voglio dimostrarti innanzitutto che per far podcast non è necessario spendere capitali, quindi se non stai iniziando a far podcast semplicemente perché pensi sia una cosa costosa, tranquillo, perché non è così e te lo sto dimostrando con questi video, ok? E ti assicuro che se, ma in altri video l'ho fatto, avessi un'attrezzatura, quindi un microfono migliore, una scheda audio migliore, se tu ascolti con gli auricolari o con il tuo telefono o con le casse del tuo portatile, la differenza sarebbe veramente minima. Certo, ti accorgeresti di un timbro più chiaro, di un timbro più scuro, ma diciamo non andresti oltre questo, ok? Quindi siamo arrivati alla conclusione di questo video. Pensi che è possibile iniziare a fare podcast spendendo poco? Secondo me sì, e credo di avertelo dimostrato con questo video, però attendo i tuoi commenti per capire che cosa ne pensi, quale combinazione ti piace di più e se anche tu hai iniziato con un'attrezzatura simile o magari vuoi iniziare a farlo e questo video per te è stato utile. Va bene? Io ti ringrazio per aver guardato questo video e noi, come al solito, ci vediamo settimana prossima. Ciao!